trovo alla Marina di Varazze e sto raggiungendo il mio amico giornalista Luca D'Ambrosio per salire a bordo di una meravigliosa imbarcazione per raggiungere... ma ve lo dico dopo. Ciao Luca! Ciao Barbara, com'è? Tutto bene? Beh, siamo a bordo di un magnifico gioiello, direi. Lo vogliamo presentare? Siamo a bordo di Absolute 70 Fly. Il segmento dei Flybridge è uno dei segmenti di mercato più attivi, sono imbarcazioni che riescono a sintetizzare perfettamente sportività e grande abitabilità. Beh, e Absolute Yacht è sicuramente il leader di mercato in questa tipologia di imbarcazioni. Absolute è certamente il leader di questo segmento di mercato e noi oggi stiamo per fare una prova davvero particolare, perché prenderemo questa imbarcazione e navigheremo per 80 miglia per arrivare al Salone Nautico di Cannes. Beh, allora io non vedo l'ora. Che facciamo? Partiamo? Partiamo! Certo che manovrare con tutti questi automatismi è un gioco da ragazzi, eh? Beh, devo dire che, insomma, se consideriamo che è un'imbarcazione di oltre 21 metri e mezzo, larga più di 5 metri e mezzo, con 3 ponti e 4 cabine ospiti, devo dire che mi sembra davvero di stare su una mega villa sul mare. Sì, una mega villa sul mare che però una famiglia affiatata può gestire tranquillamente da sola anche senza equipaggio. Come vedi siamo usciti da un ormeggio anche stretto da soli, senza aiuti. Beh, però Luca, io insomma magari uno chef e una hostess me li porterei. Beh, tutto lo spazio che abbiamo a bordo, abbiamo 4 cabine più una quinta dedicata all'equipaggio, possiamo portare chef e tutto quello che vogliamo, insomma. Eccoci, siamo arrivati fuori dall'imboccatura del porto senza nessun tipo di problema. È davvero semplice gestire questa imbarcazione, no? Sì, nonostante veramente le sue dimensioni è molto morbida la guida e davvero sembra di essere su una barca più piccola. Che cosa abbiamo a spingerci oggi, Barbara? Oggi abbiamo il top di gamma, una coppia di Volvo V13 IPS 1350 per ben 2000 cavalli di potenza. Io direi a questo punto che facciamo? Proviamo ad andare? Certo. Passiamo alla guida manuale. Con le manette elettroniche è davvero molto semplice. Ora stiamo navigando al minimo, come vedi siamo intorno ai 1000 giri, stiamo già facendo più di 8 nodi con un consumo davvero molto basso, 4,5 litri al miglio. A questa velocità potremo partire da Genova e arrivare in Sicilia senza fare nessuno scalo. Secondo me sarebbe carino provare a planare adesso. Ma sì, direi proprio di sì, dai. Allora, giù le manette. (15 nodi), siamo già in planata. Siamo a 18 nodi con un consumo medio di 13 litri. A meglio. Devo dire che per un'imbarcazione di questa dimensione è davvero molto poco. Ottimizzato. Portiamoci intorno ai 20 nodi, che è una delle velocità più standard per provare le imbarcazioni e anche una delle velocità standard per percorrere le lunghe crociere, lunghi trasferimenti. Praticamente siamo già in planata e non ce ne siamo neanche accorti. No. Sì, barche di questa dimensione entrano in planata in modo molto dolce, progressivo. Oggi, come vedi, abbiamo ancora circa 1 metro di onda lunga, eppure stiamo navigando e ce ne accorgiamo a stento, direi. Assolutamente. No? Eccoci, ora siamo a 20 nodi precisi. 12 litri. A meglio. Fantastico, devo dire che pensando appunto ad altri tipi di imbarcazione, magari anche più piccole, il consumo è veramente eccellente. Assolutamente sì. Io adesso avrei voglia di provare la velocità massima. Ma io direi di sì, dai. Giù sì. tutto. Il livello di comfort di questa imbarcazione è decisamente sopra alla media. Stiamo cavalcando queste onde, la carena non impatta, allarga le onde senza impattarci sopra, quindi le separa e la carena ci passa attraverso senza nessun tipo di problema. Eccoci alla velocità massima, 28.6, 28.7, chiaramente
il nostro consumo sale un pochettino, ma Però comunque rimane, certo. 13 litri a miglio. Wow. E adesso sto per farti vedere un'altra caratteristica di questa imbarcazione. In questo momento stiamo navigando contro il mare, ovvero le onde ci vengono in prua direttamente. Eppure, come vedi, il livello di comfort è È massimo. altissimo, sì, davvero. Ora, senza rallentare, tutto a sinistra. Sembra pazzesco, no? Che una barca di queste dimensioni, che riesce con a un'agilità di essere questo tipo, è veramente così maneggevole. molto, molto. Ora stiamo navigando in direzione opposta a quella delle onde, quindi a favore di mare, e come puoi notare il livello di comfort è salito ulteriormente. Certo, è ancora più stabile. Adesso mi serve un po' di spazio perché stiamo per provare la virata dritta. Di nuovo dalla massima velocità, senza rallentare, tutto a dritta. È dolcissima sull'acqua, vero? Veramente, sì. Altra caratteristica che ci fa intuire la bontà di questa carena è il fatto che da 28 nodi, che è la nostra velocità massima, pur virando strettissimo, la velocità scende solo di un paio di nodi. Beh, direi che è ora di metterci in rotta per Canco. Assolutamente, sì. E allora, alla via così, ci aspettano 4 ore di navigazione, ma ho in mente un'altra sorpresa prima di arrivare. Wow, allora, insomma, non vedo l'ora di scoprire quale sarà questa sorpresa. A fra poco allora. Luca, ma dove mi hai portato? Immagino che la sorpresa sia questa. Assolutamente, siamo a Cap Ferrat, questa è l'Anse d'Argent, una delle baie più belle di questa zona. Meraviglioso, ti ringrazio di avermi portato in questo magnifico contesto francese. E ci siamo arrivati in 3 ore e mezza. Quindi molto velocemente. La navigazione è stata molto confortevole e silenziosa anche sul flybridge. Gli ambienti sono spaziosi e luminosi ed è stato molto emozionante sentirsi sempre connessi con il mare. Vogliamo parlare di questa prua? Parliamo di questa prua. Una prua che ha questo spazio a doppia funzione, rendendo quest'area molto versatile. Questo tavolo può essere abbassato per dare spazio ad una grande zona prendisole, oppure può essere il protagonista di una comoda zona conviviale. Che è di fatto una zona lounge che può essere anche ombreggiata con dei pali di carbonio e dei teli, e si può cenare all'ancora qui all'aperto. Ma adesso sto per farti vedere un'altra cosa davvero interessante. Seguimi. Eccoci, come ti dicevo, questa è un'altra sorpresa perché la plancia di poppa di Absolute 70 Fly è sommergibile, che oltre che essere una cosa decisamente divertente, ha una grande utilità perché ti permette di usare il beach club di poppa a livello del mare. Beh, Luca, a questo punto direi che devo assolutamente provare la sensazione. Siamo qui per questo. Davvero fantastico. Immersione totale nel contesto del mare. Peccato non essersi portato un costume. Beh, a questo punto io ti lascio qui a godere di questa meraviglia, vado sul flybridge e ti aspetto lì. A fra poco. A fra poco. Ed eccoci arrivati sul flybridge di Absolute 70 Fly. Come potete osservare, questo è un ambiente davvero enorme. È composto dalla postazione di guida, alla sua sinistra c'è un grande divano ad U che consente agli ospiti di dialogare col comandante mentre si naviga.
Qui abbiamo una grandissima cucina L che contiene tutto quello che è necessario per far diventare questo ponte un altro ponte completamente autonomo. Un altro divano a L che ospita 2 grandi tavoli centrali e quindi qui è possibile cenare in 8-10 persone senza nessun problema. Proseguendo verso poppa troviamo infine quest'ultima area che Absolute Yacht molto intelligentemente ha attrezzato con mobili componibili. Potremo quindi variare la conformazione di questa zona a nostro piacimento. Oggi ci sono delle poltrone, ma possono starci benissimo delle chaise longue per prendere il sole. Però è passato un po' di tempo. E Barbara dov'è? Eccomi, sto arrivando. Luca, scusa, ma in un posto del genere, su un'imbarcazione del genere, potevo non cambiarmi d'abito. Hai fatto benissimo. Posto magnifico. Senti, ma ora bisogna proprio andare? Purtroppo dobbiamo scappare. Allora direi che possiamo rimandare la descrizione dei bellissimi interni di questo Absolute 70 Fly a quando arriveremo a Cannes per il salone nautico. A fra poco allora. Ciao Barbara! Ciao Luca! Finalmente siamo a Cannes. La barca è qui per noi, completamente allestita per essere visitata. Qui in questo momento ci troviamo sulla parte molto importante che è quella della dinette esterna, che è una zona molto vissuta dagli ospiti durante la navigazione. Abbiamo di primo impatto chiaramente queste forme molto razionali, molto eleganti, molto raffinate devo dire. Le sedute che qui vediamo predisposte per 6 persone in realtà sono modulabili, quindi possono essere aggiunte delle sedute magari in base alla quantità di persone che è a bordo. Modulabile anche il tavolo. Bravissimo, anche il tavolo ha proprio appunto per questa possibilità estremamente flessibile di adeguarsi anche al numero di persone che sono a bordo. E qui si può pranzare, cenare o semplicemente prendere un aperitivo fino a 7, 8, 10 persone. Beh, direi che è arrivato il momento di andare alla scoperta degli interni e del main deck, che in questo caso è davvero sconfinato. Che ne dici? Ti seguo molto volentieri. Andiamo. Questa è una zona molto importante, no? La zona pranzo, la cucina, la zona dove c'è convivio, dove gli ospiti sono a bordo e condividono dei momenti insieme. Molto bella la scelta dell'arredamento, i colori, molto elegante, molto raffinato e tutto ciò fa sì che si entri ancora più in connessione con l'ambiente circostante. Con l'ambiente esterno e fra poco ti farò vedere una sorpresa. C'è un'altra cosa però che dobbiamo assolutamente evidenziare. Questa imbarcazione, pur essendo un 70 piedi, ha degli spazi da 30 metri, che è sconfinata letteralmente. Io prima ho contato da qui alla dinetta esterna ci sono più di 12-13 metri di lunghezza. Una scelta per ottimizzare gli spazi e per far sì che gli spazi diventino più funzionali possibili e più comodi possibili. Sì, Absolute da sempre fa degli studi e quello che ne ricava sono delle volumetrie che semplicemente non hanno paragone con nessun'altra imbarcazione del mercato. Ma Aspetto direi di andare a vedere la sorpresa. Questa è una particolarità che c'è solo su Absolute 70 Fly. Dal tavolo da pranzo si apre questa magnifica doppia porta che porta in dote un'altra grande caratteristica, perché questa è una barca che è vivibile anche senza l'utilizzo dell'aria condizionata e questo per la sostenibilità ha un grande valore aggiunto. Luca mi ha lasciato in questa bellissima cucina a due del nostro Absolute 70 Fly. È una cucina chiaramente estremamente lussuosa ma anche molto comoda, molto spaziosa e molto luminosa. Abbiamo qui il nostro frigo di dimensioni domestiche, quindi veramente molto molto grande e ricordiamo ancora il concetto della villa sul mare e tantissimi spazi di stivaggio per la nostra cambusa. Devo dire che questo potrebbe essere un luogo dove potrei trascorrere molto tempo durante la navigazione. Guarda dove siamo ora, questo è un grande soggiorno costituito da questo divano a due di dimensioni oversize, contrapposto a quel bellissimo mobile basso che sottende a questa finestra che regala a chi è seduto qui una bellissima vista sul mare. Ma le sorprese non finiscono qui, perché questa postazione anche la sera si trasforma in una sala cinema, perché alla semplice pressione di un tasto da quel mobile si solleva un grande televisore
e quindi anche questo ambiente viene trasformato. Siamo nella Master Cabin, che l'Absolute 70 Fly è posizionata su un ponte intermedio per dare una vista privilegiata sul mare. È strutturata con un size centrale, accompagnato da 2 comodini. Sul lato di dritta troviamo una grande boiserie o scrittoio, mentre qui sul lato di sinistra un mobile basso non ostacola la vista verso l'esterno. Lì c'è un'altra sorpresa. Ed ecco il bagno en suite della Master Cabin. Praticamente abbiamo un altro locale, marmo a profusione e 2 lavelli, tutto molto luminoso. Quello che colpisce è questa doccia grandissima con questa veduta sul mare che ribadisce sempre il concetto della volontà di mettere in connessione l'interno verso l'esterno. Ed eccoci arrivati al ponte inferiore, Barbara. Tramite questo lungo corridoio si accede a 2 cabine doppie e a una VIP cabin che di fatto è una master. Vieni, andiamo a scoprirla insieme. Ti seguo. Barbara, eccoci arrivati in questa VIP cabin che, posizionata per vaglio, prende tutta la larghezza dell'imbarcazione e di fatto, come puoi vedere, è una seconda master cabin. Al centro troviamo questo grande letto king size con i suoi comodini, sul lato di sinistra una boiserie scrittoio e sul lato di dritta dell'imbarcazione qui troviamo un lavabo en suite che a me piace moltissimo, ovviamente con marmo a profusione. Completano il quadro 2 ambienti separati, uno dedicato ai servizi igienici ed uno dedicato al box doccia separato. E poi Luca, ricordiamo che abbiamo altre 2 cabine per gli ospiti dotate di bagno, che ha anche funzione di day toilet. Insomma, tanto spazio per navigare in compagnia, in grande lusso e in grande comodità. Signore e signori, benvenuti nella sala macchine di Absolute 70 Fly. Se è vero che la qualità costruttiva di un cantiere si vede nei luoghi più nascosti, qui abbiamo la dimostrazione del livello di qualità che questo cantiere è in grado di esprimere. In questa sala macchine non c'è spazio solo per questi 2 enormi Volvo IPS 1350, ma come potete osservare abbiamo 2 casse per il gasolio, lo stabilizzatore giroscopico, spazio per i generatori, per i sistemi antincendio e i cablaggi, direi, sono fatti in modo sopraffino. A me questa sala macchine piace da morire. E a voi? Luca, è terminato il nostro viaggio a bordo della nostra Absolute 70 Fly. Qual è il tuo giudizio? Ma il mio giudizio è abbastanza semplice ed evidente. Absolute 70 Fly è l'imbarcazione per chi in soli 70 piedi cerca volumetrie da imbarcazione di taglia decisamente superiore e un contatto col mare che non è paragonabile a nessun altro. E con questo da The International Yachting Media è tutto, ci vediamo alla prossima Boat Review. Ciao, alla prossima!